Ciao a tutti e bentornati su Biografie, Vite e Opere, in questa quarta ed ultima parte della biografia dedicata a Lucio Dalla. Anni 2000. Nel 2001 esce Luna Matana, anticipato dal singolo siciliano con la voce di Carmen Consoli. Una delle canzoni dell'album, Kamikaze, con Grignani alla chitarra, è da molti interpretata come reazione agli attacchi terroristici dell'11 settembre, ma in realtà, come Dalla stesso dichiarerà, si riferisce allo scenario della Seconda Guerra Mondiale. Il 2003 è un altro anno chiave, infatti, grazie alla sua curiosità, decide di inoltrarsi nella musica lirica, inscenando e componendo la sua Tosca Amore disperato, tratta dal capolavoro di Puccini. Dallo spettacolo ha poi estrapolato e interpretato anche l'omonimo brano Amore disperato, con la partecipazione di Mina. La traccia è presente nell'album Lucio, uscito nello stesso anno. Nel 2006 pubblica una raccolta di tutti i suoi grandi successi in un triplo cofanetto, 12.000 lune. Nel febbraio del 2007 inizia a collaborare con Marco Tutino, direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna, e con il produttore discografico Gianni Salvioni per un progetto sul Pulcinella di Stravinsky. Quest'opera è abbinata all'Arlecchino di Ferruccio Busoni, che vede come primo attore Marco Alemanno, di cui parleremo più tardi nella sezione Vita privata. La scelta di addentrarsi sempre più nel melodramma è così motivata. Cito: «È stata una reazione al sistema culturale che viene imposto a tutti, un sistema basso, bassissimo, una risposta al network assolutista che pretende di governare i nostri desideri e non farci pensare. Se il ritmo frenetico in cui tutti siamo invischiati non consente di pensare, altrimenti consumeremo di meno. Allora ho voluto tentare l'operazione contraria e ho scelto l'Arlecchino di Busoni per portare il bello e far riflettere chi lo viene a vedere». Dalla non abbandona la musica leggera, anzi, nel giugno dello stesso anno esce Il contrario di me. Da ricordare le canzoni Due dita sotto il cielo, dedicata al campione Valentino Rossi, il brano Inri e poi Rimini e Malinconia d'ottobre. Nel 2008 mette in scena l'Opera del mendicante di John Gay, balla d'opera, un genere di teatro musicale sviluppatosi nell'Inghilterra del XVIII secolo, come reazione al melodramma di corte di stampo italiano. Dalla vi ha portato modifiche al testo originale, spostandolo dalla vecchia Londra alla Bologna odierna. Le musiche e i dialoghi si alternano. Il musicista torna con una doppia pubblicazione dal vivo, Lucio Dalla Live, La neve con la luna, che include la registrazione del concerto all'Europa Auditorium di Bologna del 19 novembre del 2007. Nel 2009 parteciperà ad alcuni programmi TV, Che tempo che fa, Mattino 5 per la rubrica Pillole di classica, e quell'estate partecipa anche al Festival Teatro Canzone in onore di Giorgio Gaber, recitando assieme a Marco Alemanno il brano Io mi chiamo G. Esce quindi l'ultimo album Angoli nel cielo. Oltre al singolo Puoi sentirmi, altri titoli che vorrei ricordare sono Questo amore gli anni non aspettano e infine la più che riuscita Fiuto, cantata assieme all'attore napoletano Tony Servillo. Gli anni 2010. A più di 30 anni dal tour di Banana Republic, Dalla e De Gregori tornano ad esibirsi assieme in una serie di concerti dal vivo che registrano il tutto esaurito. Nome del progetto Work in Progress, che
che continuerà per tutto il 2010 e buona parte del 2011. Degna cornice è anche la loro partecipazione al concerto del 1° maggio in quell'anno. Difatti, la loro esibizione è la punta di diamante dell'evento. Il riassunto di questi numerosi concerti avviene con la pubblicazione del doppio album dal vivo con 29 tracce che raccontano l'intera storia musicale dei due cantautori. Nell'album sono contenuti anche 3 inediti: Non basta saper cantare, Gran Turismo e Gigolò. L'8 novembre 2011 esce quello che sarà purtroppo il suo ultimo disco pubblicato, Questo è amore, un doppio CD che contiene solo canzoni d'amore scritte fra il 71 e il 2009. È presente l'inedito Anche se il tempo passa, amore, poi un rifacimento di Mary Lewis, cantata in coppia con Mengoni, Anima e Core e La leggenda del prode Radames, un brano preso dal repertorio anni 40 del quartetto Cetra e riarrangiato. Il 14 febbraio 2012 ritorna sul palco del Festival di Sanremo, a 40 anni dall'ultima partecipazione, accompagnando il giovane cantautore Pier Davide Carone con il brano Nani, del quale è coautore. In questa occasione Lucio è sul palco sia come cantante che come direttore d'orchestra. Si aggiudica il 5° posto. Il 27 febbraio, da Lucerna, in Svizzera, parte la sua nuova tournée europea, che fa tappa la sera seguente a Zurigo e il 29 febbraio a Montreux, con l'esibizione nell'Auditorium Stravinsky Concert Hall, teatro del suo ultimo concerto. La morte. Lucio Dalla muore improvvisamente a causa di un infarto il 1° marzo 2012, 3 giorni prima del suo 69° compleanno, a Montreux, presso l'Hotel Plaza. Marco Alemanno, suo collaboratore, lo trova per primo pochi minuti dopo. Il giorno seguente, il feretro viene trasferito alla residenza bolognese dell'artista in via d'Azeglio. La città proclama il lutto cittadino, come anche il comune delle Isole Tremiti, residenza estiva del cantautore. Le spoglie del cantante vengono sepolte dapprima nel cimitero monumentale della Certosa di Bologna, poi, a fine 2013, la salma viene cremata e lasciata sempre alla Certosa, dove riposano, tra gli altri, il poeta Carducci e il pittore Morandi. Sulla lapide è incisa l'ultima frase della sua canzone cara, che recita: «Buonanotte, anima mia, adesso spengo la luce e così sia». Vita privata. Lucio Dalla della vita privata non ha mai detto granché e non è mai, tra l'altro, trapelato nulla. L'artista, difatti, è sempre riuscito a mantenere il più stretto riserbo sulle sue relazioni. «Non ho nessuna confessione da fare», dichiarò. Insomma, ci ha sempre parlato d'amore nelle sue canzoni, ma mai apertamente nel suo, celato fra le parole delle sue opere. Discorso a parte, invece, per le idee politiche. Dalla si è sempre proclamato di sinistra, partecipando nel tempo a varie manifestazioni e feste dell'unità. Riguardo al credo, in più interviste ha dichiarato di professare la fede cattolica. Molteplici sono state le considerazioni sulla sua presunta omosessualità, mai effettivamente confermata dallo stesso artista. Si parla, ad esempio, di una relazione fra lui e Ron, anche questa mai confermata e smentita. Inoltre, dopo la morte, è stata divulgata la notizia di una sua relazione con Marco Alemanno, suo collaboratore con cui coabitava a Bologna. Gli amici più intimi, compreso Ron, la smentiscono. Durante i funerali, inoltre,
il giovane Alemanno ha recitato un discorso molto commovente e si è dimostrato afflitto e distrutto. In seguito alla morte, però, Marco si è trovato invischiato in questioni spiacevoli legate all'eredità, a causa degli unici eredi, dei cugini di quarto grado, che si sono fermamente opposti alla possibilità di dare ad Alemanno ciò che Lucio gli avrebbe voluto lasciare. Purtroppo, non disponendo di un testamento, la cosa non è stata nemmeno presa in considerazione. Ho trovato anche alcuni articoli di cui si parla di una donna che sarebbe stata l'amante segreta per molti anni, circa una decade, di cui però non esiste nient'altro che queste poche parole. Considerazioni mie finali. Concludendo, io penso che quel che interessa principalmente di Lucio Dalla è la sua anima come artista, immensa, genialoide e in perenne evoluzione. Ho volutamente iniziato questo percorso parlando di lui perché mi ha regalato nel corso della vita una gamma infinita di emozioni. Se anche per te è stato così, scrivimelo nei commenti. Io vi do appuntamento nel prossimo video con un altro artista di questo calibro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Io sono Ale e questo è Biografie, Vite e Opere. Grazie e buona vita a tutti. Ciao!